Buongiorno, sembra strano parlare di gare di astuzia tra uomini e dei o tra uomini e Dio perché ovviamente si dà per scontato che questa sia una cosa impossibile. In realtà era molto più possibile di quanto non si possa immaginare. Molto spesso noi troviamo delle conferme ad un certo rapporto tra uomini e dei, diciamo in aspetti che non sono presi sufficientemente in considerazione, ma che ci aiutano a capire qual era nell'antichità il rapporto tra gli uomini e le cosiddette divinità e quindi di riflesso ci aiutano a capire la natura di quelle divinità, che era tutt'altro che una natura trascendentale, spirituale e meno che mai monoteistica. Guardate, in questo libro del professor Gian Matteo Corrias, laureato poi con un dottorato in studi umanistici, poi si è preparato alla Scuola degli Alti Studi di Parigi, lui ci parla appunto degli dei di Roma antica e del rapporto che c'era, nelle origini ovviamente, tra gli antichi romani e le loro divinità. E per farlo, ad esempio, cita Cicerone, il quale afferma che una civitas communis deorum atque hominum, cioè la stessa civitas è comune agli dei e agli uomini. Continua Cicerone dicendo: noi uomini dobbiamo considerarci associati agli dei anche in virtù della legge, e certo fra coloro tra i quali c'è comunanza di leggi esiste certamente anche comunanza di diritto. Quindi comunanza, Cicerone aveva capito bene qual era il rapporto tra gli uomini e le divinità. L'aveva capito bene anche quando parla del suo concetto di religio, cioè di religione, ma non è questo che ci interessa in questo momento. Quello che ne viene fuori è che la situazione di convivenza fra dei e uomini è qui dichiarata come comune a tutto il mondo, cioè a tutte le civitates del mondo. Spesso ricorderete abbiamo detto che la Bibbia con i suoi racconti non rappresenta che una piccolissima parte delle memorie che ci ha lasciato l'umanità, e questa piccolissima parte corrisponde in effetti alla gran parte dei racconti che il resto degli uomini ci hanno lasciato, e quindi qui ne abbiamo una, come dire, ulteriore riaffermata conferma. La conferma del fatto che il rapporto tra gli uomini e gli dei era sostanzialmente simile in tutte le parti del mondo. In altri video l'abbiamo visto per i sacrifici, l'abbiamo visto per gli ordini che venivano dati, per le esigenze degli dei, eccetera. E qui invece affrontiamo il discorso dal punto di vista legale, proprio per mettere in evidenza come il rapporto legale tra gli uomini e gli dei non fosse così differente, e la cosa sembra strana, dal rapporto legale che lega gli uomini tra di loro, diciamo, nel rispetto dei reciproci diritti. Forse qualcuno ricorderà che in uno dei tanti video precedenti, onestamente non ricordo in quale, avevo parlato, ad esempio, per quanto riguarda le leggi di Israele, le leggi della Bibbia, della cosiddetta legge della remissione del debito nell'anno sabbatico, per cui sia alla fine di un settenario, cioè di 7 anni, sia nell'anno che si ripete ogni 50 anni, il debitore tornava in possesso, ad esempio, dei suoi pegni e il creditore rimetteva il debito, e questo ovviamente metteva in crisi questo rapporto e soprattutto metteva in crisi la possibilità stessa di fare dei prestiti, sapendo che appunto chi prestava poi a un certo punto avrebbe dovuto rimettere il debito al suo debitore. E allora che cosa hanno fatto? Fatta la legge, trovato l'inganno. Uno dei massimi
esponenti delle scuole rabbiniche del tempo, Rav Hillel, che era addirittura come dire, il direttore di una delle due più grandi scuole rabbiniche del tempo, per evitare tutti quei problemi che questa legge data da Dio, tutti questi problemi creati nei rapporti sociali, lui aveva inventato il modo per bypassarla. Per cui lui cosa aveva fatto? Aveva inventato un sistema, una piccolissima clausola che si chiama prosbol, per cui si inseriva nel contratto una clausola per la quale il debitore rinunciava al vantaggio che gli era dato dall'anno sabbatico, cioè il debitore rinunciava alla sua possibilità, al suo diritto di chiedere indietro i pegni e di avere il debito completamente rimesso. Beh, Dio aveva dato un ordine, Dio aveva dato una legge, Rav Hillel ha trovato il modo di aggirarla con grande intelligenza. E qui, in effetti, questo è un aspetto che qui è molto ben rimarcato. Si dice, i romani vivevano la loro relazione con il divino come un vero e proprio rapporto legale, il cui buon esito coincideva esattamente con la correttezza formale della procedura. Sono parole importantissime. L'importante era rispettare formalmente la procedura, la quale può sempre essere abilmente sfruttata a vantaggio della parte che è in grado di farlo. Sincerità e abilità, dunque, non confliggevano e anzi sono i due elementi sui quali si fondava la fides religiosa romana, che è esattamente ciò che abbiamo visto in questa situazione nella quale Hillel prende una legge e, sempre sulla base del formalismo legale, inventa un escamotage per aggirare quella legge. Quindi vedete, questo era valido in Israele così come nell'antica Roma, a ulteriore conferma del fatto che i rapporti tra gli uomini e gli dei erano sostanzialmente gli stessi. C'erano gli dei dei romani e c'erano gli Elohim per quanto riguarda il Medio Oriente, gli Elohim di cui Yahweh era uno dei rappresentanti ed era quello che si occupava di Israele. Ma adesso vi leggo un altro esempio ancora più eclatante, ancora più curioso, relativo alle modalità per bypassare le leggi date da Dio. Mi viene un po' da ridere perché capite che dovrebbe essere persino ridicolo il solo pensare di farlo, invece lo facevano tranquillamente trovando tutti i cosiddetti cavilli. Ora sappiamo che Giacobbe ha sposato 4 donne, la poligamia era la normalità, ma ha sposato 4 sorelle, cosa che era espressamente proibita da una legge del Levitico. Ora, il discorso qual è? Che come fa a rilevare l'esegesi ebraica, Giacobbe di fatto, come tutti i patriarchi, rispettava la Torah, anche se la Torah non era ancora stata formalmente espressa, perché lo sarà poi al tempo di Mosè, quindi molto dopo. Però sempre l'esegesi ebraica ci dice un'altra cosa ancora molto importante. Ci dice che quando Dio ha deciso di fare quello che ha fatto, che poi è descritto nella Genesi, quindi compresa la fabbricazione dell'Adam, ha prima consultato la Torah. Cioè la Torah era preesistente. Poi si è consultato con i suoi collaboratori, che vengono normalmente definiti angeli, quando in realtà erano gli altri Elohim, e dopodiché ha proceduto con le azioni che sono descritte nella Genesi. Questo ci fa pensare, anzi, ci autorizza a ritenere che Yahweh si è
come dire, adattato ad una legge, ad un regolamento, ad una serie di norme che già esistevano e che lui poi non ha fatto altro che trasferire nella fattispecie in modo formale a Mosè. Ma questo è interessante perché fa pensare che questi Elohim, quando agivano, agivano sulla base di leggi che quantomeno coesistevano a loro. E questo ci dà un'altra informazione sulla vera natura di questi Elohim. Ma veniamo al problema e agli escamotage che sono stati utilizzati per bypassare questa legge. Legge che diceva che non si possono sposare due sorelle finché la prima è ancora in vita. Quindi la seconda si può sposare, ma la prima deve essere morta. Invece qui Giacobbe ne ha sposate 4, tutte e 4 in vita. Quindi ha palesemente contravvenuto alla Torah, quindi a questa legge che preesisteva, diciamo così, all'atto stesso della cosiddetta creazione. Quindi la Torah ci dice che Jacob sposò Rachel, Lea e più tardi Bilhah e Zilpah, tutte figlie di Lavan, quindi 4 sorelle. Ora, poiché secondo la tradizione i patriarchi osservavano tutta la Torah, benché non fosse ancora stata data, come ho appena spiegato, ancora fosse stata data formalmente al popolo di Israele, com'è possibile che Jacob avesse sposato 4 sorelle se nel libro del Levitico ci viene vietato di sposare la sorella della moglie se quest'ultima è ancora in vita? Ecco che allora, fatta la legge, partono le spiegazioni, partono gli escamotage, partono i tentativi di giustificare perché e come può essere aggirata, e questo era tanto più importante in quanto Giacobbe è uno dei patriarchi più importanti nell'intera storia di Israele. Allora vediamo alcuni dei commenti, alcune delle spiegazioni. Il primo è: Rambam spiega che i patriarchi osservavano i 613 precetti della Torah solo quando si trovavano in Israele, mentre Jacob sposò le 4 sorelle quando ancora si trovava a Haran. Quindi la legge è valida, ma è valida solo in Israele. Se sei fuori dalla terra di Israele puoi fare quello che vuoi. Questo è già un primo escamotage, capite? E quindi diciamo che se io fossi Dio mi sentirei un po' preso in giro, ma non ha importanza. Questo è formalmente scritto a spiegazione di un fatto, perché Giacobbe ha sposato di fatto 4 sorelle, tutte in vita. Un'altra spiegazione, che deriva dal Parashat Derachim, afferma che Jacob stesse obbedendo al preciso comando di Dio di portare al mondo 12 figli che in futuro sarebbero diventati i padri delle 12 tribù. Quindi aveva bisogno di più mogli, non gliene era sufficiente una. Benché sia ovvio che in questo preciso caso il divieto di sposare 2 o più sorelle sarebbe stato sorvolato dal comando di Dio, non c'è alcun indizio nella Torah di un eventuale ordine di Hashem, cioè di Yahweh, dato a Jacob di sposare Rachel, Bilhah o Zilpah. Cioè, da un lato si elabora la spiegazione, ma dall'altro si dice che Dio comunque non gli ha detto devi avere 12 figli e per avere questi 12 figli devi sposare più donne, ma lui l'ha fatto per essere sicuro di avere i 12 figli. Quindi ulteriore spiegazione per bypassare la legge. Ma non basta, veniamo ad una terza spiegazione. Certo devo dire che dal punto di vista legale erano veramente intelligentissimi, veramente molto sottili nel tentare di interpretare le cosiddette leggi di Dio, soprattutto per bypassarle quando di fatto lo facevano.
Tenendo conto, ascoltate perché questa è interessantissima, questa è di una sottigliezza veramente straordinaria. Tenendo conto del fatto che le 4 sorelle si erano convertite all'ebraismo prima di sposarsi e prima della legge tendente all'indulgenza, per cui il convertito è come un neonato, dice il Talmud, ne consegue che le mogli di Jacob non erano più sorelle, poiché il loro legame di parentela fu annullato dalla conversione, essendo esse nate di nuovo. È fantastica. Io penso che meritino una medaglia. Questa, tra tutte le spiegazioni, è quella che, come dire, desta in me maggiore meraviglia. Siccome convertendosi all'ebraismo erano come nate di nuovo, non erano più sorelle, quindi lui le poteva tranquillamente sposare. Questo è veramente stupendo. Ma non basta, ce n'è una quarta. Si può finalmente comprendere il motivo per cui Jacob sposò Rachel. Egli le aveva promesso di sposarla e le aveva persino dato dei segni per provare la sua identità nella notte delle nozze. Non sposarla equivaleva quindi ad ingannarla. Siccome Rachel l'ha sposata dopo, perché prima Labano l'ha ingannato e gli ha dato un'altra figlia, gliel'ha fatta trovare nel letto la prima notte di nozze, lui se n'è accorto soltanto il mattino dopo che ormai aveva consumato, allora non sposarla equivaleva quindi ad ingannarla, perché ormai lui gliel'aveva promesso. Questo peccato sarebbe stato molto più grave che la trasgressione dell'impegno personale di non sposare 2 sorelle, cioè ingannare una sorella, ingannare quindi e venir meno ad una promessa, sarebbe stato molto più grave che disobbedire all'ordine di Dio. Quindi questo peccato sarebbe stato molto più grave che la trasgressione dell'impegno personale di non sposare 2 sorelle in base a ciò che Dio avrebbe comandato in futuro, sapendo però che la Torah già esisteva e sapendo però, a detta della stessa esegesi ebraica, che i patriarchi rispettavano comunque la Torah, anche se non era ancora stata formalmente messa per iscritto. Quindi si può scorgere chiaramente la verità insita nel matrimonio di Yaakov con Rachel, che non avrebbe mai potuto sposare secondo la Torah, per cui la sollecitudine per il prossimo, in questo caso il prossimo lo sappiamo, l'abbiamo già spiegato altre volte, è l'appartenente al tuo stesso clan familiare, non l'umanità intera. La sollecitudine per il prossimo è di gran lunga più importante della volontà che va al di là del comando di Dio di perfezionare se stessi. Cioè, come dire, c'è una legge di fatto, una legge che, come dice la stessa esegesi ebraica, è stata consultata dallo stesso Yahweh prima di procedere con tutte le operazioni che ha fatto sulla terra. Bene, però questa legge, in nome di tutta una serie di altri principi o di altri escamotage, diremmo noi, o di altri cavilli legali, può essere tranquillamente bypassata. E quindi è veramente il caso di chiedersi chi era il più astuto tra il cosiddetto Dio e gli uomini che a questo Dio si riferivano? A voi la risposta. Certo è che questo ce la dice lunga sulla presunta natura di questo Dio. Ciao, grazie e alla prossima.